Buongiorno, sono Paolo Mazzarello, docente di Storia della Medicina e responsabile dei musei del sistema museale di Ateneo dell'Università di Pavia. Oggi tratteremo di un argomento curioso, Golgi, scienziato femminista, con punto interrogativo. Il soggetto è svolto all'interno del progetto Passato, Presente, Futuro delle donne nella scienza, organizzato dal Comitato Unico di Garanzia e dal Sistema Museale di Ateneo dell'Università di Pavia. L'Ottocento è stato un secolo caratterizzato da una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile. Era un po' l'humus culturale generale che discriminava appunto le donne che non potevano votare, non potevano accedere liberamente agli studi e alle professioni, ma era l'antropologia dell'epoca che giustificava questi atteggiamenti. Basti pensare al neuropsichiatra tedesco Möbius, che pubblicò un libro proprio sull'inferiorità mentale delle donne che venne ampiamente tradotto nelle lingue europee e una traduzione apparve anche in italiano. Qui a Pavia due docenti dell'università, Cesare Lombroso e Paolo Mantegazza, erano fautori di queste teorie, di queste visioni che discriminavano pesantemente sul piano antropologico il sesso femminile. Stupisce dunque vedere come il loro più importante allievo, Camillo Golgi, primo italiano a vincere un premio Nobel nel 1906 per la medicina, durante tutta la sua vita scientifica avesse un atteggiamento molto favorevole invece all'attività professionale scientifica delle donne, che caratterizzarono profondamente la vita del suo laboratorio a partire sostanzialmente dagli anni '80 dell'Ottocento fino a quando visse. Nel 1880 Golgi pubblica un lavoro sulla istologia dei muscoli scheletrici e troviamo proprio qui in basso, in uno dei disegni che caratterizzano la pubblicazione, proprio la frase Lina Golgi disegnò dai preparati. Chi era Lina Golgi? Lina Golgi era la moglie di Golgi. Si sposano nel 1877, fanno il viaggio di nozze a Corteno, dove Golgi era nato molti anni prima, e Lina Letti è la nipote del fraterno amico di Golgi, Giulio Bizozzero, un grandissimo patologo che Golgi considererà durante tutta la sua vita scientifica come il suo vero maestro, colui che gli aveva aperto gli scenari metodologici nella ricerca scientifica, colui che gli insegnò di fatto ad sapientemente il microscopio. Da questo elemento, da questa collaborazione, vediamo come evidentemente l'unione dei due andava al di là dell'ambito domestico, ma si estendeva anche proprio nell'attività di Golgi nell'ambito scientifico nel suo laboratorio. E Lina Letti fu una presenza costante nella vita di Golgi, partecipava ai convegni, la vediamo per esempio raffigurata nella fotografia che immortalò la Società Anatomica tedesca quando venne a Pavia nel 1900 a celebrare sostanzialmente i grandi risultati ottenuti da Golgi. Un episodio ci racconta più di tante parole l'atteggiamento favorevole di Golgi nei confronti delle donne. Una giovane rivoluzionaria russa, Anna Kulishov, si era trasferita dalla Svizzera all'Università di Napoli con l'intento di laurearsi in medicina, ma anche perché, soffrendo di tubercolosi, trovava nell'atmosfera napoletana delle condizioni di vita più consone alla sua situazione di salute. Mentre appunto frequentava l'Università di Napoli, incontrò un giovane Filippo Turati, di sinistra, della Lombardia, e improvvisamente, come capita frequentemente, scoppiò un innamoramento fra i due. Decise quindi di trasferirsi al nord e di completare i suoi studi di medicina nell'unica università che all'epoca esisteva in Lombardia, dotata di una facoltà di medicina, cioè l'Università di Pavia.
Fece quindi domanda fra il 1885 e il 1886 di trasferimento appunto all'Università di Pavia. Il corpo accademico universitario entrò subito in fibrillazione perché temeva che con le sue idee e con i suoi atteggiamenti potesse contagiare i giovani studenti universitari pavesi, potesse in un qualche modo trasmettere il germe della rivoluzione nell'ambiente studentesco pavese. Per questo motivo immediatamente posero delle condizioni avverse a questo trasferimento. Nel frattempo, tuttavia, Anna Kulishov chiese a Golgi di poter frequentare il suo laboratorio sperando appunto che prima o poi questo trasferimento si fosse realizzato. Golgi l'accolse nel suo laboratorio proprio nel 1886. Le diede anche da lavorare ad una tesi di laurea sulle febbri puerperali, quindi un argomento molto femminista in un qualche modo, proprio in un'epoca in cui si stava sviluppando la teoria microbiologica delle malattie infettive, quindi studiare appunto durante il perquerio la possibilità di infezione nelle donne. Anna Kulishov quindi si trasferì a Pavia e iniziò a frequentare regolarmente il suo laboratorio, dove peraltro creò anche uno scompiglio. Era una donna bellissima, molto volitiva, anticonformista, catturò subito il fascino, l'attenzione degli studenti che frequentavano il laboratorio di Golgi, e proprio a causa della sua presenza vi fu anche un duello per Anna Kulishov per l'appunto, fra Achille Monti, che era un giovane di sinistra, di tendenze un po' rivoluzionarie, contro uno studente invece che apparteneva allo schieramento contrario, lo schieramento diciamo più reazionario, Camillo Broglio. Durante il suo periodo, i mesi nel 1886 in cui frequentò il laboratorio, ottenne anche dei risultati scientifici di un certo rilievo. Tuttavia l'università continuò a porre degli ostacoli al suo trasferimento. Alla fine, disperata, tornò all'Università di Napoli, dove riuscì appunto a laurearsi. Il periodo tuttavia trascorso nel laboratorio di Golgi venne premiato da Golgi stesso, perché presentò un lavoro scientifico a nome appunto di Anna Kulishov alla Società Medico-Chirurgica Pavese. Quindi Golgi fece addirittura pubblicare, prima ancora della laurea, questa giovane studentessa, anche nonostante la sua diciamo aura rivoluzionaria, e quindi andando anche contro, sotto tanti profili, all'establishment dominante nell'università a quell'epoca. Altre donne caratterizzeranno la vita del laboratorio di Camillo Golgi. Una di queste, Lina Luzzani, sposò il più importante allievo di Camillo Golgi, Adelchi Negri, che scoprì i corpi della rabbia nel cervello degli animali infettati, rabbia che venne studiata proprio anche da questa giovane scienziata, Lina Luzzani. Verso gli anni dal 1918 al 1922 la principale collaboratrice di Camillo Golgi diventò una giovane neolaureata, Costanza Boccadoro, che venne avviata da Golgi alla ricerca scientifica e si occupò particolarmente di argomenti di tipo ematologico. Golgi era affezionatissimo a questa sua giovane assistente che indirizzò appunto alla ricerca scientifica. E poi ancora Piera Locatelli, che fu forse l'ultima allieva di Camillo Golgi, studiò i processi di rigenerazione del sistema nervoso, diventò poi la principale collaboratrice di Aldo Peroncito, successore di Camillo Golgi, e dopo la morte di Peroncito diventò a sua volta, a partire dagli anni 40 del Novecento, direttrice del laboratorio di Golgi. Nel complesso possiamo dire dunque che l'immagine di Golgi è un po' diciamo atipica rispetto a quella di molti scienziati ottocenteschi, proprio per l'apertura che aveva in generale anche nei confronti delle donne.